Ciao ragazzi, bentornati. Oggi video abbastanza breve ma in cui vorrei parlarvi di questo corpo macchina, ovvero della Canon AT1. Bene, eccoci qua. Questo corpo macchina è un corpo macchina Canon, diciamo completamente meccanico, che monta una pellicola formato 135. Nello specifico è una fotocamera prodotta dal 77 all'82 e al momento è un corpo macchina di fascia, secondo me, medio-bassa, nel senso che si trova obiettivamente a ottime cifre, intorno al centinaio, poco più di euro, però secondo me è un ottimo corpo macchina per, non voglio dire entry level perché probabilmente è eccessivo, è denigratorio eccessivamente definirlo un corpo macchina entry level. Secondo me è un bel oggettino e quindi vorrei un attimo parlare con voi delle caratteristiche tecniche di questo corpo. Dunque, come vi dicevo, corpo macchina è praticamente solo meccanico, ha un'unica batteria qua davanti che serve per alimentare l'esposimetro e per farla funzionare. Questo è subito il primo grande difetto di questa macchina, nel senso che pur non avendo nessun tipo di automatismo, la batteria è necessaria proprio perché scatti. Abbiamo un pulsante on-off che possiamo vedere qua. Se la macchina ha la batteria scarica non è possibile farla scattare. È piccolina, è una bella impugnatura, secondo me è molto comfortable a livello proprio di grip, è carina da tenere in mano, è carina a livello di peso, nel senso che cioè, non è leggera, chiaramente pesa circa mezzo chilo. E in questo caso la vedete con montato il suo obiettivo, diciamo, standard, che è un 50 mm 1.8, quindi in realtà è anche una lente discreta. L'attacco è a baionetta, ok? E nello specifico una cosa che io trovo molto comoda di questa macchina è da una parte la variabilità a livello di tempi, perché potete vedere che andiamo da 1 millesimo di secondo a 2 secondi con anche la modalità bulb. Abbiamo qua la nostra ghiera che è quella che serve anche per andare a spostare la sensibilità della pellicola, quindi si tira su e si ruota. Vedete che qua abbiamo questo piccolo questa indicazione dove abbiamo l'indicazione della sensibilità della pellicola. La leva di caricamento è molto bella, ha un bellissimo ritorno, è proprio comoda da utilizzare e quando noi poi dopo andiamo a, ovviamente vedete che se io provo a scattare adesso che la camera è spenta, ovviamente lei non scatta. Per poter scattare devo andare per forza ad accenderla. Una terza posizione che ha questa leva sulla sinistra, quindi quella sotto lo sblocco del dorso, è questa posizione all'indietro, vedete che ha un ritorno elastico, che è quella che ci permette di vedere tramite il movimento del lago all'interno del mirino, ci permette di vedere se la batteria è carica. Appunto vi dicevo, grave problema il fatto che se la batteria è scarica la macchina è morta, quindi c'è poco da fare. La batteria si trova in questo vano qua davanti, se riesco a farvela vedere. Eccola qua, ok, vedete che è una batteria da 6 volt, trovabile tranquillamente su Amazon, e una volta inserita sicuramente dura abbastanza, e si richiude lo sportellino e siamo a posto. Per quanto riguarda il resto, in realtà non abbiamo grandissime cose da dire, nel senso che è una camera molto semplice. Abbiamo qua davanti l'attacco per il cavo del sync e abbiamo che il pulsante di scatto ha, volendo, 3 posizioni. La posizione, diciamo, in cui la leva è verso l'esterno è quella che serve, quando la macchina è chiaramente accesa, per l'autoscatto. Vedete che... cosa ho fatto? Ah sì, no, scusate, non si vede perché c'è troppa luce. Vedete che sta lampeggiando il LED e a un certo punto avremo che, eccoci, che la macchina ha scattato, quindi il nostro timer per l'autoscatto. Il contapose è qua sopra e la leva, questa qua dell'otturatore, ha anche una posizione di blocco, diciamo safe. Nello specifico comunque ricordatevi che appunto abbiamo sempre l'accensione e spegnimento da parte di questa leva sul lato sinistro. Abbiamo sotto il nostro sblocco per il riavvolgimento
e in realtà poco altro, volendo è predisposta per attaccare un motore al di sotto. Si trova anche in commercio, tra l'altro, con anche il motore già attaccato. Abbiamo qua la leva per visualizzare la profondità di campo, non so se riesco a farvelo vedere, spererei di sì. E dovreste vedere che adesso il diaframma è chiuso per effettivamente visualizzare la profondità di campo selezionata. Adesso è chiusissimo perché ovviamente siamo a F16. Detto questo, quando andiamo ad aprire il dorso, eccoci qua, abbiamo il nostro otturatore, abbiamo un super standard sistema di caricamento. Vedete che, eccoci qui, quando noi passiamo abbiamo che la tenda è a scorrimento orizzontale e questa cosa in realtà, come dire, influisce sicuramente su quello che è il tempo di sync, nel senso che purtroppo, altro grande difetto di questa macchina, il tempo di sync è un sessantesimo e quindi questa cosa ovviamente quando si lavora con dei flash risulta problematica. Però una cosa bellissima, adesso vi faccio vedere, è che il contatto a caldo di questa camera è perfettamente compatibile con i trigger moderni. Ecco qua, vedete che ho montato un trigger di uno dei miei flash a batteria. Devo dirvi, la cosa a mio avviso non è così scontata, perché sulle mie altre camere faccio molta fatica, perché proprio a livello fisico il contatto a caldo è fatto in maniera diversa, quindi è un po' complicato andare a infilarci i trigger, cioè ho paura che ci rimangano incastrati dentro, perché proprio sono fisicamente fatti diversi. Invece in questo caso entra tranquillamente, vi faccio vedere, trigger collegato, flash acceso, eccoci qua. Appunto, bellissimo, peccato che appunto il tempo di sync di questa camera è un sessantesimo e quindi questo è purtroppo, a mio avviso, uno dei limiti più rilevanti, insieme al discorso che purtroppo necessita della batteria per essere alimentata. Importante, cosa che non vi ho ancora detto, è che la macchina ha un esposimetro con il sistema dell'occhiello e del lago. Nello specifico questo modello qui che abbiamo preso noi, purtroppo ha l'esposimetro che non funziona. Ho sentito per sapere se era fattibile una riparazione con costi decenti, mi è stato detto che facevo prima comprare la nuova, quindi per il momento purtroppo l'ho dovuta usare utilizzando chiaramente un esposimetro esterno. Essendo io una persona molto pigra, non ho mai voluto comprare un esposimetro effettivo, anche perché non costa poco, quindi mi sono sempre basata o su un'altra camera che stavo usando in contemporanea, oppure brutalmente, se non avevo un'altra camera, su un'applicazione del telefono, e devo dirvi la verità, onestamente non ho avuto mai problemi. La messa a fuoco è molto, molto comoda, si vede molto bene, cioè io credo che sia un corpo macchina in cui si riesce a lavorare in maniera comoda, ecco. Quindi mi sento di consigliarvelo per questo motivo. È semplice, è intuitivo, e, onestamente è una macchina molto bellina. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che i livelli di sensibilità ISO regge, va da 25 a 3200 ISO. La tendina, come vi ho detto, è in tessuto, quindi a scorrimento orizzontale, quindi questo è un limite assolutamente. Basta, diciamo che bene o male questo è quello che vi posso dire di questo corpo macchina. Onestamente credo che abbia comunque un buon, cioè se uno la trova con l'esposimetro che va, precisazione, credo che abbia un buon rapporto qualità-prezzo, quindi credo che potrebbe essere un buon investimento per chi ha voglia di iniziare a lavorare a pellicola e insomma senza fare spese eccessive. Detto questo, vi ho fatto vedere in sovraimpressione qualche scatto realizzato con questa camera. Adesso a breve la testerò un pochino più approfonditamente, ma direi che già da questi scatti potete vedere che bene o male i risultati sono ottimi. Detto questo, spero che di avervi invogliato a approfondire questo corpo macchina e magari le sorelle relative, che sono in molti casi molto più performanti, ad esempio la Canon AE1, che spero prima o poi di avere tra le mani, in quanto è veramente una bellissima macchina. Niente, alla prossima puntata ragazzi, ciao!